Ho appena tirato su dall'orto questa bellissima verzona qua e adesso la facciamo. Come la facciamo? La faccio con la salsiccia verza, la faccio un po' a modo mio, a casa mia si fa tutto in maniera un po' particolare. Come salsiccia ho utilizzato i verzini, guarda un po', si chiamano verzini perché sono un po' più piccoli, un po' di besciamella, un po' di formaggio. Vi faccio vedere una ricetta facile, veloce, che piace a tutti. Via il culo della verza, un paio di centimetri, così si sganciano le foglie. Queste qua un po' troppo scure, magari un po' bruciate dal gelo eccetera, le scartate perché sono dure, mentre invece le altre le teniamo, così vanno già benissimo, e stacchiamo tutte le foglie che vengono via, le più grandi. Ecco, più andate avanti, più si farà fatica a staccarle, cercate di staccarle intere, ma comunque anche se non si rompono, poi vi faccio vedere come si fa, non succede niente di male. Bene, con questa qua ci facciamo la zuppa e con questa qua ci facciamo gli involtini. Nelle foglie più esterne c'è la vena centrale che è molto dura e quindi bisogna tirarla via, quindi con un coltello, un coltellino, una forbice, un temperino, motosega, quello che volete, via, ne andiamo di fianco e le tiriamo via. Questa parte qui gliela date al coniglietto e questa qui va bene per fare gli involtini. Man mano che le foglie diventano più chiare e più tenere, anche il gambo sarà più chiaro e più tenero, quindi gli tiriamo via soltanto il pezzettino finale, quello più grosso, e il resto lo lasciamo intero. Le verze vanno lavate bene in acqua fredda abbondante per 2 o 3 volte. Mi raccomando, dove avete tagliato le verze sono sporche di terra, bisogna pulirlo bene prima di andare avanti con gli altri lavori. Ci servirà una bella pentola di acqua bollente per dare una sbollentata alle nostre verze. Mettiamo dentro le verze, ovviamente le ho già lavate, non ho messo sale nell'acqua perché c'è il sale negli altri ingredienti della ricetta, c'è molto sale nella salsiccia, naturalmente se non volete usare quella salsiccia che vi ho fatto vedere i verzini va bene anche la salamella, la salsiccia classica, la pasta di salame, quello che volete. Dentro nell'acqua e poi gli si dà una mischiatina. Non devono essere cotte, devono essere solo scottate, quindi devono stare dentro un minuto, uno solo, non di più. Nel frattempo, avevo detto che lo facevamo strano, non mi sgridate, metto su mezzo litro di latte per fare un pochino di besciamella, perché io le faccio così. Mezzo litro, facciamo la besciamella furba, quella che avete già visto tante volte nel mio canale, e la facciamo ancora. È passato un minuto, forse anche meno, sì, un minutino, via le verze dall'acqua bollente. L'acqua in eccesso la buttate via oppure usate uno scolapasta prima, tenete conto che essendo bollenti, essendo chiuse qua, questi vanno avanti a cuocere, per quello che vi ho fatto fare solo un minutino di cottura che comunque basta e avanza. Nel latte ancora freddo 35 grammi di farina, la faccio un po' morbida, se la volete più densa fate 40, mischiate subito, mi raccomando latte freddo e poi accendete il fornello. Prima che inizi a scaldarsi, perché poi avete le mani occupate a mischiare, un po' di sale e un po' di noce moscata, a gusto, se non vi piace metteteci la salvia. E poi andate avanti a girare finché non raggiunge l'ebollizione. Ecco, state molto attenti, se usate pentole ad alte prestazioni come queste qua, che nel giro di 30 secondi inizierà a scaldarsi e voi dovete essere lì puntuali a girare, perché vedete si addensa in un attimo, poi la tirate via dal fuoco e andate avanti a girare per ancora 30 secondi. Fatto la besciamella, senza grassi, senza storie, senza sporcare 200 pentole. Come vedete io l'ho lasciata abbastanza morbida come besciamella, non è densissima perché la volevo così. Ho fatto 35 grammi di farina, se fate 40-45 verrà più densa. Lasciatela coperta così non vi farà la pellicina sopra. Distendete sul tavolo, su un asse, dove preferite, le foglie. Se ce n'è qualcuna magari rotta, come questa qui vedete, ne mettiamo 2 abbinate, perché poi ci dobbiamo arrotolare gli involtini. Vedete che sono morbide? Adesso non sono croccanti, la scottata serve proprio per renderle morbide, quindi non c'è bisogno di farle stracotte. E ora ci mettiamo dentro la salsiccia, vi faccio vedere bene come si fa, una alla volta. Verza o salsiccia hanno il budello, a volte è di carta, a volte è di plastica, a volte è edibile, a volte non è edibile. Io per non sbagliarmi faccio questo lavoro qua, lo tiro fuori, lo tiro via, non ce lo metto dentro.
lo mettiamo al centro della nostra foglia di verza. Dopodiché bisogna arrotolarla. Primo giro glielo fate sopra, poi potete anche andare avanti così e basta, oppure se vogliamo fare i fenomeni gli prendiamo la misura e andiamo avanti tenendo la piegata di lato e verrà più bello da vedere. Vedete che resta così. Fate come preferite, potete farlo così oppure che si veda la salsiccia, l'importante è che lo arrotolate bene. Se avanzate un po' di foglie, in questo caso ho avanzato anche le più belle, andiamo a cercare quelli un po' più bruttini, magari che si vede di più la carne, che sono un po' storti, e cosa facciamo? Gli facciamo il ripasso, che tanto un po' di verza in più gli fa solo bene, e quindi gli mettiamo un giro in più di verza. Ecco, questo qua che si vede un po' la ciccia, cosa faccio? Gli do un altro giretto. Non preoccupatevi, non mettete stuzzicadenti, nastro adesivo, niente, stanno lì da soli. Prendete una bella pirofila o una bella teglia alta o una bella padella da forno come questa qua, bella pesante, e la nostra besciamella. Un po' di besciamella, vedete com'è cremosa? L'ho lasciata, guardate, l'ho lasciata così apposta, e vi ricordo 35 grammi di farina per mezzo litro di latte. Se volete farla più densa mettete un po' più di farina. Ecco, ne metto un po' nel fondo della pirofila o della pentola o della teglia, quello che volete. Certo che adesso tutta l'associazione cuochi mi dichiara guerra, perché la besciamella con la verza è una cosa, però a casa mia si fa così, voi fatela come volete. Oppure qui sotto ci potete mettere la cipolla fritta, un bel soffritto di verdure, quello che volete, anche senza besciamella, solo gli involtini così con un po' di olio e formaggio sopra. Comunque in questo caso la facciamo così. Gli involtini mettiamoli dentro belli stretti, perché la salsiccia cala molto quando cuoce, e anche la verza, quindi pirofila, teglia, quello che è, cacciate dentro senza pietà, spingete bene, metteteli belli stretti. Perché li ho fatti così? Perché i miei figli la mangiano così, gli piacciono così, e quindi io li faccio così, mentre invece se ci metto dentro la cipolla e tutto il resto non me la mangiano. Vedete? Alla fine come sono belli stretti, non è servito legarli, non è servito fare niente. Dove volete che scappino? Questi di qui non si muovono. Un po' di pepe fresco, a piacere naturalmente. Volendo qui sopra ci potete mettere, come vi dicevo, cipolla fritta, delle altre verdure rosolate, della pancetta o anche della salsiccia, pezzettini messi in giro a fiocchi qui e là, o dei fiocchi di formaggio. Metto sopra la besciamella che ho avanzato. Se è troppa non mettetela tutta, ma dovrebbe essere giusta, io me lo sento così. Un po' di formaggio grana o parmigiano o pecorino o Sprinz per gli amici tizinesi. Un saluto a tutto il Ticino, ne? Ecco qua. Ora mettiamo in forno 180 gradi circa 25 minuti. Ecco fatto, profumo buonissimo, a metà cottura. Con un cucchiaio ho fatto così e ho tirato via un po' di acqua in eccesso delle verze, ve lo dico, mica che poi ve le trovate non l'acqua e mi sgridate. E adesso bisogna assaggiarla, perché è buonissima sta roba. Eccolo qua. E vediamo un po' cosa è successo qua dentro. Allora, morbidissima, si taglia benissimo, e voilà, la nostra salsicetta alle verze, profumo, formaggio, tutto insieme è una meraviglia. In effetti ci ha messo un minuto a bollire, ma proprio poco ci ha messo. Se avanzate, adesso mi viene la ridolina. Devo ricominciare da capo. Più brutti, la panella che sta facendo la cretina. E cosa faccio? Beatrice, fare quei versi. Ci metto il formaggio che cade, va bene? Sì, un saluto a tutto il Ticino, ne? Ecco qua.